Ha un nome molto lungo questa scheda video, del resto le dimensioni non possono che far pensare questo. Asus ROG Strix Radeon RX Vega 56 Gaming Overclock 8. Tutto in un nome. Vediamo di che cosa si tratta. Questa è una delle nuove schede video Asus della famiglia ROG Strix, soluzioni che abbiamo ben imparato a conoscere in quanto sono caratterizzate da un PCB piuttosto abbondante, 30 cm di lunghezza, 13 cm e mezzo di altezza, sistema di raffreddamento a tripla ventola e un PCB con una circuiteria di alimentazione che è propenso all'overclock. Si tratta quindi di un prodotto destinato ai videogiocatori più appassionati, in questo caso coloro che sono interessati a una scheda video AMD della famiglia Vega. Nello specifico si tratta della GPU Radeon RX Vega 56, quindi il modello minore tra le due proposte della famiglia Vega. Asus è intervenuta overclockando di default la scheda, garantendo quindi frequenze di clock che sulla carta sono più elevate, ma che all'atto pratico abbiamo poi provato effettivamente utilizzando dei giochi. Cosa succede? La frequenza di funzionamento è mediamente superiore di oltre 200 MHz rispetto a quanto ottenibile con la scheda Radeon RX Vega 56 basata sul reference design. La risultante? Prestazioni velocistiche che sono quindi più elevate alle risoluzioni maggiori e che si avvicinano, anche se non arrivano sino a quel punto, a quelle ottenibili con le schede Radeon RX Vega 64, quindi col modello maggiore. Perché non c'è una parità di prestazioni? Semplicemente perché la memoria video è rimasta alle frequenze di clock di default, 800 MHz per gli 8 GB di memoria HBM2 contro i 950 MHz delle soluzioni Radeon RX Vega 64. La bandwidth incrementale delle seconde permette di meglio ottenere risultati prestazionali elevati, soprattutto alle risoluzioni più alte, 4K in particolare, anche se in generale queste schede a nostro avviso sono soluzioni che vanno bene per una risoluzione di 2560 x 1440 pixel. 4K è ok, ma nel momento in cui andiamo a selezionare impostazioni qualitative abbastanza adeguate e quindi non spingendoci con tutto quanto al massimo. In questo prodotto ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche delle soluzioni Asus della famiglia ROG Strix. Come abbiamo detto, sistema di raffreddamento a tripla ventola, 3 ventole da 9 cm ciascuna di diametro, che sono completamente ferme quando la scheda è in idle e ruotano a bassa velocità in questo caso anche quando la scheda è a pieno carico. Perché succede questo? Asus ha scelto un profilo di funzionamento che cerca di minimizzare il rumore complessivo, a scapito magari delle temperature che sono più o meno allineate a quelle della reference board, mentre con un design di questo tipo ci aspetteremo valori più bassi. È molto semplice cambiare questa situazione diminuendo le temperature di funzionamento della GPU, semplicemente intervenendo via software col pannello di hardware monitoring, aumentando la velocità di rotazione delle ventole sino a un valore che secondo noi è di buon bilanciamento. Dobbiamo anche tener conto del fatto che essendo overclockata di serie questa scheda consuma di più e l'abbiamo visto bene nei nostri test. Abbiamo un valore medio a pieno carico superiore di circa 100 Watt rispetto alla reference board Radeon RX Vega 56. La risultante quindi sono valori allineati a quelli delle schede 64, nuovamente per via dell'overclock. In sintesi quindi un prodotto interessante che va a posizionarsi sul mercato contro le schede GeForce GTX 1070 Ti che Nvidia ha presentato per ultime nella propria famiglia GTX 1000. Come sempre diciamo in questi casi, il vero problema di queste schede non è la costruzione, non sono le prestazioni, ma è il prezzo. E questo riguarda un po' tutte le GPU di fascia medio-alta attualmente disponibili in commercio. Il listino è una cosa, per via della domanda del crypto mining, della carenza di memoria sul mercato e in generale di prezzi che vanno molto alto grazie anche alla domanda molto forte degli appassionati, il prezzo effettivo di questa scheda è ben superiore rispetto al listino e va molto a quello che riuscite a trovare poi sul mercato effettivamente. In generale questa è un'altra di quelle schede basate su GPU Radeon RX Vega che vale la pena di prendere in considerazione, ovviamente se siete interessati a un'architettura AMD al posto come alternativa a quelle Nvidia in questo specifico segmento di mercato. Bene, il quadro delle schede video sembra più o meno fatto. Che cosa ci attende nei prossimi mesi? Ma sicuramente altre novità, in primis da parte di Nvidia, ma avremo modo di parlarne in altri video e in altri articoli sulle pagine di Hardware Upgrade. Per adesso continuate a seguirci su questo canale, venite a vedere la recensione sul sito che è pubblicata nel link nella descrizione. Se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere, dateci un like, se non vi piace la mia faccia va bene, mettete un dislike e tanti saluti, ci vediamo con il prossimo video. A presto!